arrivare a Matera, ci siamo quasi. Oggi faremo un'escursione al Parco della Murgia, un parco naturale da cui si vede lo skyline di Matera. Matera è una città che voglio visitare da tantissimo e soprattutto da quando è stata eletta capitale della cultura europea per l'anno 2019. Quindi sono davvero curiosa di vedere che cosa ci aspetta una volta arrivati. È molto particolare, io so dei sassi di Matera ma devo ancora informarmi bene su che cosa siano, tu per caso lo sai già? No, vecchie case. Cerchiamolo su Wikipedia. Allora, i sassi di Matera sono delle cave, delle caverne che erano abitate a Matera già dall'età paleolitica. Quanto ne sai di Matera? Piccolo gioco prima di arrivare al B&B. L'altitudine 401 metri sul livello del mare. Quanti abitanti ha? 80.000. Dai, un po' meno. 60.388. Secondo te quant'è la densità abitante per chilometro quadrato? 800 abitanti per chilometro quadrato. No, 154 per chilometro quadrato, anzi, ,02. Come si chiamano i suoi abitanti? Materani. Right. In questo punto c'è stata la scena della crocifissione nel film di Pasolini, Il Vangelo secondo Matteo. Dai che adesso c'ho fame. Qui dentro ci aspetta il signore Eustachio che ci racconterà la sua storia suonando uno strumento chiamato pupa pupa e cantando in dialetto materano. Una cosa che mi ha colpito e che davvero non mi immaginavo è che qui a Matera ovunque cammini ti trovi sul tetto di un'altra abitazione, perché sono tutte case costruite sull'antica rocca.
Ora siamo scesi per un'altura e vedremo una casa grotta, e fino a questo momento abbiamo camminato su quelli che erano i tetti e i soffitti di altre case. I sassi furono sfollati nel 1950 circa sotto il governo De Gasperi. Queste abitazioni infatti erano sovraffollate prevalentemente da famiglie di contadini e non c'era acqua corrente. Questo comportava delle scarsissime condizioni igienico-sanitarie. Qui sono tutte le cape che abbiamo visto al Parco della Murgia.